Ciao amici di Retro Ridicola e bentornati nella nostra associazione. Oggi il gioco lo scegliete, lo scegliamo... Aiuto. Ok, lo sceglie Simon. Sono tornato ragazzi, spero che sentivate la mia mancanza. Beh. Abbiamo detto insieme beh. Allora... Il gioco di oggi è Rastan, vi ricordate che ve ne avevo parlato qualche tempo fa? Ebbene sì, ho convinto il presidente a parlare di Rastan. Non mi hai convinto. Ero già convinto, sono convintissimo. L'avevo obbligato in realtà. Rastan non è un gioco che parla di un guerriero giamaicano, Ma bensì un guerriero portoricano. ma l'hai capita? Rasta. Ah, ok. Adesso sei arrivato, ok. Rastan è un gioco della Taito del 1987. Segue la scia del famoso film di Arnold Schwarzenegger, Conan il Barbaro, di cui riprende ambientazione, tematiche e tamarraggine del protagonista. E Conan Rastan. Se non è Ann, non è nessuno. Non c'ero mai arrivato, grazie Mauro. È un gioco a scorrimento orizzontale. La storia anche qua è molto molto semplice. Basica. Molto decisamente basica. Abbiamo una principessa, la principessa Chaim, che semplicemente offre tutte le sue ricchezze a colui o colei che fondamentalmente Deve seccare un drago e quindi decide: vi do tutte le mie ricchezze, uccidetelo. quindi a un richiamo del genere non si può certo dire di no. Tra i tanti personaggi che si cimenteranno in questa impresa c'è lui, c'è Rastan. E quindi è una buona occasione per il nostro barbaro per partire e al suono di spadate difendenti per ripulire tutta la monnezza che gli si capita davanti. Monnezza, c'è proprio scritto nel librettino della Taito, monnezza. Monnezza. La mitologia comunque che è ripresa è quella tipicamente occidentale, quindi abbiamo gli uomini lucertola, i teschi qua con 4 braccia, tutti splendidamente rifiniti con una grafica bitmap sublime, direi. Sì, e Rastan lo possiamo includere pienamente nel genere hack and slash, quindi abbiamo combattimenti all'arma bianca fondamentalmente, la possibilità di trovare molte armi, tra cui la famosa ascia con cui distruggevi il terreno nel primo livello. La spada di fuoco, subito dopo. E la spada di fuoco, fantastica, Cavoli. che vi permetteva di uccidere i nemici con molta più facilità. Però c'è una cosa molto bella da dire di Rastan: le armi sono opzionali, voi potete andare avanti nel gioco anche con la spada che vi viene fornita all'inizio Quella basica. del gioco, quella basica. Questo però renderà le cose molto più difficili, quindi sta a voi decidere se cercare anche le altre armi oppure affrontare tutto il gioco con un semplice pezzo di ferro e menare spadate, come direbbe Mauro. I livelli si dividono in 2 parti, una all'aperto come succede classicamente, il primo livello ad esempio richiama molto i Signori degli Anelli, e una sempre al chiuso, qui dentro un castello. I nemici che affronteremo alla fine sono guerrieri, demoni e quant'altro, tranne l'ultimo nemico che è appunto il famoso drago da sconfiggere per avere le ricchezze e soprattutto salva la vita. Un'altra cosa che riguarda Rastan, che è fantastica, è l'accompagnamento musicale che per tutto il gioco vi calerà in un'atmosfera davvero suggestiva. D'altronde le musiche sono fatte da 2 veterani di Taito che già avevano creato le musiche di Bubble Bubble, che sono Yagashita e Takaki. Hanno creato forse quella che è la colonna sonora per videogiochi più bella di sempre, una musica trascinante, piena, che perfettamente rende epico le gesta del nostro barbaro. La quest principale, per usare un termine alla Dungeons and Dragons, si avvale veramente di tutta un'atmosfera di epicità, di sudore, fatica e fendenti menati a destra e a manca, perché veramente il gioco ha un livello di difficoltà equilibrato, Alto ma equilibrato. sì, decisamente. Più di una volta arriverete a fine livello veramente con pochissima energia, ma questo contribuisce a dare molta soddisfazione al giocatore che si cimenta nel gioco, quindi non sarà mai nulla di scontato. Il nostro barbaro ha a disposizione 3 vite e una piccola barra di energia che calerà piuttosto velocemente, soprattutto odia l'acqua perché sennò non può essere sudato. Basta tossionarla che il nostro amico si diventerà praticamente solubile e puff, svanirà nel nulla. Ok. Puff. Rastan a Retro Ridicola ci piace così tanto che abbiamo addirittura 2 versioni. Quella che più usiamo è sicuramente la versione arcade. Ecco qui, aspetta, è talmente grande che non so come prenderla. Veramente barbara. E poi abbiamo la versione per Master System, anche questa ovviamente utilizzabile e giocabile qui al nostro club. Una piccola chicca: vi abbiamo parlato della trama
originale. La trama che vi abbiamo detto è quella ufficiale, cioè durante la Strat Mode, il demo, mentre il gioco aspetta che noi inseriamo la moneta, Rastan parla della storia e viene narrato che questa principessa Kame appunto è disposta a pagare per uccidere il drago. Nella versione Master System invece Le cose cambiano un po', quindi la trama ufficiale è quella che vi ha narrato Mauro. Quella Master System invece le cose cambiano. Un viaggio nelle oscure terre di Semia dove nessuno osa avventurarsi. Una principessa è stata rapita, quindi qui c'è la prima grande differenza. Incredibili ricchezze sono il premio per chi riuscirà a salvarla. Quindi le versioni sono differenti. La versione ufficiale, quella corretta, vi ricordiamo, è quella del cabinato, se possiamo così definirlo. originale. Quindi vi ricordiamo che la versione arcade, la versione che avete giocato nel cabinato, è quella corretta. Quindi in definitiva Rastan è uno dei miei giochi preferiti, ma questo non è importante che voi possiate giocarlo qui da noi. E per concludere, non sapevi cosa tiravo fuori, vero? Sì, lo sapevo. Indovinate questo da dove arriva? Se volete darci la risposta potete scrivere direttamente a Retro Edicola Videoludica o commentare sulla pagina YouTube. Telefono casa? Ciao! Ciao ragazzi!